Salve a tutti. Io oggi, un attimo, anzitutto io devo avvertire che è uscito un mio nuovo libro che si chiama Sandra, che ho scritto per illustrare come si può fare analisi ad una psicotica o ad uno psicotico, anche per smentire quello che molti psicologi dicono, e cioè che gli psicotici non possono essere analizzati. Naturalmente in genere occorre anche l'aiuto delle medicine, degli psicofarmaci, e anche per far capire, anche e soprattutto per far capire cosa significhi essere una psicopatica. Naturalmente le psicosi sono molto diverse fra di loro, per cui questo non esaurisce il tema, però è per vedere il lato della psicosi da un'altra angolazione, per capirla almeno in parte, anche perché ognuno di noi ha dentro di sé una parte psicotica, e questa è la ragione per cui gli psicotici ci fanno tanta paura. Ok, detto questo, andiamo al tema della giornata, perché io vorrei parlare quest'oggi della politica. Naturalmente non parlo realmente di politica, ma parlo della psiche della politica, che è diverso. E cioè vorrei addentrarmi su come le persone vivano il proprio partito politico. E questo è rivolto soprattutto all'Italia, perché in altri paesi europei o extraeuropei già la cosa viene vissuta in un altro modo. Noi italiani siamo particolarmente soggetti alla politica, anzi siamo soggetti, nel senso di essere asserviti, ai partiti politici. Una persona, diciamo, equilibrata dovrebbe osservare ogni mossa del proprio partito politico, perché è logico avere delle predilezioni, no, di un partito piuttosto che di un altro, però osservando le leggi che promulga, che caldeggia, che eccetera. E dovrebbe guardare il partito in base a quello. Invece non è così. Se una cosa l'ha detto il proprio partito è vera. Cioè è come la fede in Dio, no? L'ha detto Dio, allora è vero. L'ha detto il partito, allora è vero. La causa del nostro asservimento, ovvero dei nostri condizionamenti, ovvero della nostra mente condizionata, è sempre quella: i genitori. La base del nostro asservimento è quello della famiglia. Tutti parlano dei valori della famiglia, specie la Chiesa. Io ricordo quando ero piccola, io lessi molto presto e mi piaceva molto leggere. E quando sono andata a scuola già leggevo fluentemente, avevo letto parecchi libri e mi lessi immediatamente
tutti i libri di scuola perché mi piaceva leggere, e vidi la descrizione che c'era del papà e della mamma, delle descrizioni bellissime. E io pensavo, ma questi che scrivono? I miei genitori sono tutt'altro. Possibile che i miei sono l'unica eccezione? E allora capii che era tutto idealizzato. E che voleva essere tutto idealizzato. Cioè si vuol far credere all'umanità che i genitori sono brave persone e che la famiglia ha dei valori. La famiglia non ha dei valori, perché se avesse dei valori li trasmetterebbe. L'umanità non ha dei valori, perché l'umanità si comporta malissimo. Noi abbiamo ben 56 guerre in atto. Sfruttiamo il nostro prossimo, sfruttano noi stessi. L'umanità fa le peggio cose, commette genocidi, fa lavorare le persone fino allo sfinimento, la maltratta, non le dà i suoi diritti, li perseguita. E queste sarebbero le brave persone che hanno avuto dei bravi genitori? Ma se avessero avuto dei bravi genitori non ci comporteremmo così. Non avremmo massacrato l'umanità, massacrato gli animali e massacrato le piante come abbiamo fatto. L'unica cosa è che molti di noi non ne sono consapevoli. Questa è la poca coscienza che abbiamo. Non ce ne importa niente di quelli che muoiono accanto a noi. In Ucraina muoiono, e che ci frega a noi? Mica stanno bombardando noi, altrimenti insorgeremmo. A Gaza sterminano pure i bambini, che ci importa a noi? Mica stanno sterminando i nostri bambini. Manchiamo assolutamente di identificazione. Oltretutto viviamo in un asservimento genitoriale. Cioè l'asservimento che abbiamo rispetto ai nostri genitori lo proiettiamo sull'asservimento a un Dio ipotetico, sull'asservimento ai capi politici e sull'asservimento al capo ufficio, a tutti i capi che abbiamo. Siamo tutti schiavi. Se la politica fosse equilibrata, i nostri politici sarebbero dei nostri amministratori, invece sono i nostri capi. Raccontò un giorno un politico di aver detto che loro erano, di aver detto ai suoi colleghi, che loro erano dei servitori dello Stato. E quelli gli si misero a ridere, ed è vero, perché si sentono i padroni, non i servitori. Questo, ripeto, avviene particolarmente in Italia perché in Italia siamo molto asserviti all'autorità. Il fatto che siamo molto asserviti all'autorità dipende dal fatto che innanzitutto siamo stati molto divisi, in statarelli, che abbiamo subito irruzioni di ogni tipo, dove pochi ci hanno trattato bene. Il papato, non ne parliamo, ha fatto le peggio cose. I reali, non ne parliamo, per carità cristiana sorvoliamo. Quando noi parliamo di partiti politici non ragioniamo più. Tant'è vero che si dice che a tavola non si deve parlare né di religione né di politica, perché tutti sragionano e partono di capoccia. Perché?
perché su questo proiettiamo le figure genitoriali. Quindi non siamo obiettivi, non siamo scientifici, non stiamo ragionando, stiamo sragionando. I nostri politici si sentono i nostri capi, si sentono dei monarchi. Fanno le leggi per loro, non ce le fanno approvare. Loro possono andare in pensione dopo una legislatura. Noi minimo ci dobbiamo fare 40. E loro lavorano molto meno di noi, come giornate lavorative. Perché sopportiamo questo? Perché sopportiamo il potere dei nostri genitori, perché non vediamo i nostri genitori e non vedendo i nostri genitori, per non vederli, ci mettiamo una coltre che ci portiamo appresso e che ci crea un mare di schemi, ovvero una mente condizionata, cioè non vediamo più chiaramente nulla. Far cadere le figure genitoriali, e il 90% dovrebbero cadere e già va bene, se li andiamo a vedere, ci consentirebbe di vedere tutti gli altri, cioè ogni forma di potere, perché ogni forma di potere proviene dalle figure genitoriali, perché le figure genitoriali sono nella nostra società, nella società patriarcale, diciamo, no? Una forma di potere assoluto. Non assoluto in senso legislativo, perché non puoi mandare un figlio all'ospedale, non lo puoi uccidere, però lo puoi picchiare. Per esempio in Italia è concesso picchiarli. In Italia è stato tolto il potere di picchiare gli alunni, l'hanno tolta questa possibilità. Però i genitori possono. Perché? Perché sennò, poveretti, con chi si sfogano? Tanto facile farlo sui figli. A noi viene insegnato, a noi creature umane, viene insegnato sempre che dobbiamo sottostare a un potere, che è quello dei genitori, per primis. Quindi noi cresciamo con l'idea che non possiamo confutare i genitori, perché loro hanno sempre ragione. E se non li accettiamo possono anche picchiarci, o possono farci del male, ci possono umiliare, o possono abusare di noi, in vari modi. Ma loro restano sempre i genitori, onora il padre e la madre. È come dire onora il re, onora il popolo, non il re. Il re è già onorato. Onora i figli, non i genitori. I più forti sono i genitori, non sono i figli. Ma i genitori vivono nell'angoscia che i figli, una volta cresciuti, non si facciano più carico di loro. I figli non si fanno carico dei genitori se i genitori non li hanno amati. Questo è certo, perché si fanno carico di loro pure se non li hanno amati. Ma certamente se non se ne fanno carico è perché i genitori non li hanno amati o peggio. I politici ci hanno sempre trattato, i politici italiani, con molta arroganza. Io ricordo che vicino a me c'era, io abitavo vicino a Piazza delle Coppelle, 2 passi da Piazza Navona, e c'era un mercato rionale, un mercatino rionale molto carino, devo dire, molto pulito, non c'era un urlo, non c'era, era gente molto civile, molto graziosa. Mi davano del tu ed io ne ero fiera. E
perché mi è sempre piaciuta la compagnia della gente semplice, che almeno non sono arroganti come certi istruiti. E nella piazza delle Coppelle si affacciava la mensa del Senato e a loro gli dava fastidio che ci fosse il mercato. Ripeto, non era il mercato classico con le urla, non urlava nessuno, assolutamente. Hanno fatto una causa che è durata 20 anni. Li volevano cacciare via togliendo lavoro a delle persone perché a loro non piaceva vedere il mercato quando si affacciavano, che poi era un mercatino carino, caratteristico, con delle brave persone. Io ci andavo, ci parlavo. Come erano gentilissimi. Loro mi raccontarono questa cosa, poi ho saputo che era così. Alla fine hanno vinto, però gli hanno ridimensionato un altro po' il mercatino che era già piccolo. Che loro hanno delle indennità che noi non abbiamo, che loro hanno una sanità vera, mentre noi non ce l'abbiamo più praticamente, perché oggi se sei anziano e ti devi curare o c'hai i soldi o muori, perché se chiedi un esame da fare, se io chiedo da fare un esame al cuore, me lo danno dopo 1 anno e mezzo, se pago me lo fanno subito, guarda caso. E c'è un sacco di gente oggi in Italia che muore per mancanza di cure, così come c'è tanta gente che muore di fame perché non ha lavoro, ma questo non si dice, fanno risultare che il lavoro c'è. Così come c'è tanta gente che se n'è andata all'estero per trovare lavoro, ma dice che gli fa bene perché così fanno esperienza dell'estero. C'è una prosopopea, una mancanza di onestà, di tenerezza, di empatia da parte dei politici, che è concepibile solo in un paese di dittatura. Ma questo da che dipende? Perché poi l'importante è guardare le cause. Dipende dal fatto che noi dipendiamo dai nostri genitori e che non li andiamo a vedere. Per cui accettiamo un Dio a cui crediamo, che è tanto buono, ma guarda caso ha sterminato l'umanità, ha sterminato gli animali, ha sterminato le piante, però è tanto buono. Cioè è un Dio al cui confronto Hitler è un agnellino. Però ci crediamo, perché ci tappiamo gli occhi e le orecchie e il naso. Noi non guardiamo il partito politico per quello che fa, ma perché è un genitore, perché lo dobbiamo rispettare, perché gli dobbiamo obbedire, che lo dobbiamo obbedire. E non importa come si comporta, è il partito che abbiamo scelto, è quello in cui ci siamo identificati, qualsiasi cosa faccia va bene. E siamo talmente ottenebrati che se un partito, se un paese estero dichiara guerra a un altro paese, noi guardiamo da che parte sta, a seconda di come stiamo messi col partito. Perché quella guerra può anche andare bene, anche se è ingiusta. Perché è una guerra di attacco, non di difesa. Ma se è in collusione con il nostro partito, allora è brava, va bene anche che faccia la guerra e magari noi gli diamo pure gli aiuti per fare la guerra. Cioè ci dimentichiamo di essere esseri umani.
Approviamo la guerra che fa. Questo indipendentemente da che parte venga. È sempre sbagliato approvare una guerra. Noi non vediamo il mondo che ci circonda. Noi non riconosciamo chi fa del male e chi non lo fa. Noi non vediamo, abbiamo la benda sugli occhi, perché dobbiamo assolutamente assolvere i nostri genitori, perché dobbiamo pensare di aver avuto dei genitori buoni. E se a un certo punto scopriamo, tramite i sogni, perché solo tramite quello si capisce, che abbiamo avuto dei genitori perfidi, oddio quanto stiamo male, ma i genitori erano quelli. Cioè a un certo punto, no? Perché io capisco lo shock di scoprire chi erano i nostri genitori, ma tutto ha un limite. Voglio dire, a me è successa la stessa cosa, no? Anche io non pensavo di aver avuto genitori come poi ho scoperto, però a un certo punto mi sono detta, ma io stavo male, stavo malissimo, pensavo al suicidio, ma è logico che era per quello, per cosa poteva essere? È logico che era a causa dei miei genitori. Non lo sapevo, ma era così. Che mi cambia? Anzi, è molto peggio pensare che io sono disperato, non so cavarmela nel mondo esterno, però ho avuto due genitori bravissimi. Allora veramente io sono sbagliato. C'è qualcosa che non va. Se scopro che erano i genitori, io non sono sbagliato. Sono i genitori che sono sbagliati, che hanno fatto dei figli pur non avendo un minimo sentimento di genitorialità. Perché la maggior parte dei genitori non amano i figli. Questa è la realtà, che non vogliamo vedere. E parliamo e ci riempiamo la bocca dicendo i valori della famiglia. Ma quali valori? I genitori picchiano i figli. Perché li picchiano? Perché sono i più forti. Perché il più forte c'ha gusto a picchiare il più piccolo. Perché il più forte, anziché dire io ho avuto dei genitori delinquenti, preferisce immedesimarsi in quel genitore e picchiare a sua volta. Io ho subito dai miei genitori? Vabbè, non importa. Però quando sarò grande sarò io a far subire. Questa è la bellezza dell'umanità. Questa è la giustizia dell'umanità. La politica è ingiusta perché non tiene conto del popolo. Guardate che nell'antica Roma il popolo era molto più rispettato di oggi. Infatti era senatus populusque romanus, perché era l'unione del senato e del popolo. Adesso il populusque non c'è più. È come ottenere i voti del popolo. Come si ottengono i voti del popolo? Promettendo di fare delle leggi che poi non si faranno mai. Ma siccome il seguace del partito è attaccato al partito come era attaccato al genitore, continua a votare il suo partito come se non fosse successo niente. Anzi, in genere fanno così. Votano il partito. Si sono dimenticati che il loro partito faceva schifo. Quando il partito sta al potere e dimostra di nuovo di fare schifo, la volta dopo non lo votano, però gli altri votano il loro. E così succede che due partiti si alternano, una volta sì, una volta uno, una volta l'altro, una volta sì, una volta no. E i politici vanno avanti. E i fedeli li votano di nuovo, perché in fondo non vogliono separarsi da quei genitori. Nell'analisi a volte è molto difficile
ricordare quello che ci hanno fatto i genitori. Occorrono i sogni, dopo i sogni occorrono i ricordi, a volte nemmeno quei ricordi si capisce che i genitori ci hanno fatto del male, perché c'è una scusa. La prima scusa è, eh sì, è un sogno, però io non lo ricordo. Poi dopo quando arriva il ricordo, eh sì, ma esistono anche i falsi ricordi. Vabbè, allora sparati perché tanto non puoi fare assegnamento su nulla. Il fatto è che un conto è ricordare un abuso subito di qualsiasi tipo sia. Un conto è accettarlo. La cosa più difficile è accettarlo. Cioè quando si fa un'analisi, parlo di un'analisi vera perché la maggior parte delle analisi, tutto sono fuorché vere, anche perché un'analisi che non è basata sui sogni, è basata sulle chiacchiere, anche se tira fuori emozioni, però i traumi non li tira fuori. Dicevo, quando un'analisi riesce a tirare fuori un trauma, non ha risolto ancora niente, perché il trauma deve essere accettato e quindi elaborato. Io il trauma ce l'ho dentro, se non lo tiro fuori, non solo non lo vedo, ma non ne tiro fuori le emozioni, perché quello che conta sono le emozioni collegate al trauma. Quando io sono riuscita a tirare fuori tutte le emozioni collegate al trauma, vale a dire la rabbia soprattutto, no? Per il trauma subito e il dolore per il trauma subito. Allora io mi libero ed è come se rinascessi a una nuova vita. Ma finché io non ho elaborato il trauma, non ho tirato fuori le emozioni collegate a quello, io sto come prima. E vivo quelle emozioni come se riguardassero il presente. Questa è la cosa importante. Noi viviamo sempre nel passato. Pochissima gente vive nel presente. Vivere nel presente non è non pensare, non è essere scimuniti, è non risentire del passato. Se io sono stata presa a schiaffi dai miei genitori e non lo ricordo, io penserò che tutto il mondo mi vuole prendere a schiaffi. Posso vivere bene pensando che tutti mi vogliono prendere a schiaffi? E c'è di peggio, C'è gente che dice io non ce la faccio a studiare, non ce la faccio a lavorare, non sopporto gli altri, e chiaramente è per i genitori. Ma finché non lo capisce e non capisce cosa è successo, non se ne libera. Quando l'ha capito è libero, non è prevenuto nei confronti degli altri. E in genere noi siamo tutti prevenuti. Non solo, ma pensiamo di noi quello che hanno pensato i nostri genitori. Se i nostri genitori ci hanno detto che noi siamo cretini, noi penseremo di essere cretini. Se ci hanno detto che non sappiamo fare niente, noi crederemo di non saper fare niente, perché il bambino è definito dai suoi genitori. Finché non capisce che genitori ha avuto, e cioè che i genitori non l'hanno mai amato, lui crede a quello che hanno detto i genitori. Quando capisce come sono i genitori non ci crede più. La smette di sentirsi insignificante e sbagliato. Perché i genitori sono i suoi dei, così come i politici diventano i nostri dei. Sono quelli che ci comandano. Se non sono buoni va bene lo stesso. I genitori dovrebbero essere brave persone per essere amati dai figli, invece no. I politici dovrebbero essere delle persone oneste. Io mi prendo degli amministratori, perché sono degli amministratori, e hanno rubato e continuo a farli stare lì. Ma stiamo scherzando?
Non solo, ma sono quelli che ci comandano, quelli che noi paghiamo per amministrarci, diventano i nostri padroni. Ma vi sembra normale? Noi dovremmo guardare con molta attenzione e anche con molto sospetto, cioè stare molto attenti a che non ci freghino. Invece no, siccome è di quel partito che abbiamo scelto noi, allora quello va bene, qualsiasi cosa dica. No, quello eh, lo dobbiamo osservare con maggiore ragione, con maggiore sospetto, proprio perché lo paghiamo. Siccome noi non vediamo i nostri genitori, noi non vediamo l'autorità. Quindi noi immaginiamo un Dio che si spaccia per buono, ma che noi stessi inventiamo cattivo. Ci scegliamo dei politici che sono i peggio possibile e i nostri capi di lavoro sono i peggio possibile. Ma già il capo del lavoro, che viene demonizzato spesso, è un po' più visibile perché ci stiamo a contatto, ma con Dio e con i politici non stiamo a contatto, per cui possiamo idealizzarli molto meglio. E li idealizziamo. Li idealizziamo al punto che se ci dicono entriamo in guerra, sì sì entriamo in guerra, cioè impazziamo, non siamo più normali, non siamo più capaci di ragionare. Se un partito o un paese alleato dice entriamo in guerra, noi andiamo a fare la guerra a un altro per portare poi la democrazia. Chiunque l'abbia detto, non importa se venga dalla sinistra o dalla destra, tanto sono la stessa cosa. Noi dovremmo ribellarci alla guerra. I nostri figli vanno in guerra, i figli loro vanno in guerra. Facciamo ammazzare la gente. Ma che cuore abbiamo? Noi dovremmo essere scesi tutti in piazza a dire noi non vogliamo le guerre, voi non dovete fare le guerre, indipendentemente dal partito. E invece l'approviamo o lo disapproviamo a seconda del partito che lo fa. Perché se quello è un genitore non si tocca. Questi sono i nostri schemi. Tanto è vero che quando nell'analisi noi siamo riusciti a riconoscere il genitore che ci ha fatto del male, ma veramente del male, noi non riusciamo a staccarci, perché quello non è un genitore, è un Dio. È quello che ci protegge, perché abbiamo di lui la stessa immagine che avevamo da bambini piccoli. Cioè quello ci dà il nutrimento, ci dà da dormire, ci dà da mangiare, ci dà quello che ci serve. E lo farà sempre. E l'abbiamo visto così. E lo idealizziamo così. Io quando ero piccola mi dicevano devi amare i tuoi genitori perché ti hanno dato la vita. E io pensavo, ma io questa vita non la volevo. Questa vita fa schifo. Ma non lo potevo dire, perché era un'ingratitudine. Così come non potevo essere critica nei confronti dei miei genitori, non avevo il diritto di esserlo. Così come non avevo il diritto di essere critica nei confronti della religione. Quando io capii che era tutta una truffa perché io ero cattolica, perché stavo in Italia, se fossi stata in Cina sarei stata buddista. Allora dissi, allora queste religioni non sono scelte dalle persone, sono inculcate. Ma la gente non lo vede. Noi la politica non la vediamo, noi la immaginiamo. Se non vediamo i nostri genitori, non vediamo la politica. Se vedessimo la politica, non permetteremo ai politici di fare quello che fanno.
In Italia poi non ne parliamo. Noi abbiamo un paese, io penso che sia il paese più bello del mondo, ho girato il mondo. Abbiamo tutto nell'Italia. Abbiamo il più grande patrimonio archeologico, abbiamo un enorme patrimonio artistico, abbiamo una quantità di panorami diversi l'uno dall'altro, siamo circondati dal mare, abbiamo un clima temperato stupendo, meraviglioso, abbiamo il cibo che è un patrimonio dell'UNESCO, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto, ogni regione ha uno stile diverso, siamo pieni di arte. Come mai siamo un paese povero? E indovinate perché? Perché abbiamo questi politici. Perché non vediamo i nostri genitori, per cui non vediamo i nostri politici. Pensate che tra i migliori amministratori che abbiamo avuto noi, abbiamo avuto i Borboni nell'Italia del Sud. Stavamo molto meglio quando c'erano i Borboni, che erano stranieri, che erano spagnoli. Il papato poi non ne parliamo, le nefandezze che ha fatto. Basta ricordarsi della Santa Inquisizione, basta ricordarsi delle crociate, la guerra che ha portato, le punizioni sui roghi, le torture. Ma di che parliamo? Sarebbe ora che qualcuno si svegliasse. Un saluto a tutti, statevi bene.